psichiatra e psicoanalista svizzero, una delle figure più influenti nel campo della psicologia del XX secolo, e il fondatore della psicologia analitica, spesso chiamata anche psicologia junghiana, Carl Gustav Jung, nacque in una famiglia protestante e mostrò sin da giovane un interesse per la filosofia, la religione e la medicina. Studiò medicina all'Università di Basilea, dove si laureò nel 1900, e poi si specializzò in psichiatria. Simboli e trasformazioni. In questo libro ha spiegato la sua direzione, estendendo la ricerca analitica dalla storia della personalità alla storia della società umana. C'è un inconscio collettivo, espresso negli archetipi, e un inconscio individuale o non individuale. La vita dell'individuo è vista come un percorso chiamato processo di personalizzazione, la realizzazione del sé personale rispetto all'inconscio individuale e collettivo. Conosciuto per la sua collaborazione con gli scienziati durante la Seconda Guerra Mondiale, ha collaborato con i servizi segreti alleati in attività antinaziste. Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi sveleremo l'affascinante mistero del solitario e la sua sorprendente connessione con la psicologia di Carl Jung. Immergiamoci ed esploriamo il mondo del solitario. Questo classico gioco di carte ha resistito alla prova del tempo, affascinando i giocatori con il suo gameplay semplice, ma avvincente. Ma ti sei mai fermato a pensare alle implicazioni più profonde della natura solitaria di solitario? La complessità intrinseca del gioco può effettivamente far luce su alcuni concetti psicologici profondi. Mentre approfondiamo la teoria dell'individuazione di Carl Jung, scopriremo come l'esperienza di giocare al solitario può rispecchiare il viaggio verso la scoperta di sé. Jung credeva che l'individuazione fosse il processo di integrazione degli aspetti consci e inconsci del sé, che porta infine a un'esistenza più completa e autentica. Ora, immagina questo, quel momento intenso in cui sei immerso in una partita di solitario, completamente concentrato sulla disposizione delle carte nel giusto ordine. È in questi momenti di concentrazione e introspezione che i giocatori possono sperimentare un profondo senso di scoperta di sé, riecheggiando le teorie di Jung sull'importanza dell'introspezione per la crescita personale. In conclusione, solitario non è solo un gioco, è uno specchio che riflette le profondità della nostra psiche. I parallelismi tra il solitario e la psicologia junghiana evidenziano il profondo impatto che attività apparentemente semplici possono avere sul nostro mondo interiore. Resta con noi per scoprire insieme il concetto di solitudine, depressione, paura dell'ombra e individuazione viste da Carl Jung. Un viaggio affascinante nell'animo umano ti aspetta. Non perdere l'opportunità di comprendere meglio te stesso e il mondo che ti circonda. Prima di concludere, non dimenticare di condividere i tuoi pensieri sugli aspetti psicologici del solitario nei commenti qui sotto. E se ti è piaciuto questo video, assicurati di iscriverti per approfondimenti più intriganti sui misteri della mente. Grazie per la visione e, fino alla prossima volta, continua ad esplorare le profondità nascoste dell'esperienza umana. Dopo aver esplorato i principi dello stoicismo e il loro ruolo nel trovare la serenità interiore, ci immergiamo ora nelle profondità della psiche umana attraverso le teorie di Carl Jung e altri filosofi. Con lui scopriremo come la solitudine, la depressione, la paura dell'ombra e il processo di individuazione siano parti essenziali del nostro cammino verso la realizzazione personale. Quando due personalità si incontrano, è come il contatto di due sostanze chimiche, se c'è una reazione, entrambe si trasformano. Ogni incontro che facciamo è un'opportunità per conoscere noi stessi meglio, perché l'altro è uno specchio che riflette le nostre ombre e le nostre luci. Le cose che ci infastidiscono negli altri possono portarci a una comprensione di noi stessi. Non possiamo cambiare nulla finché non lo accettiamo. La condanna non libera, opprime. Solitudine. Il concetto di individuazione di Carl Jung è un processo fondamentale nello sviluppo psicologico dell'individuo.
Jung lo definisce come il percorso attraverso il quale una persona realizza la propria unicità e pienezza, integrando consapevolmente gli aspetti inconsci della propria psiche con quelli consapevoli. Questo processo implica una trasformazione interiore che porta alla realizzazione del sé, inteso come l'insieme integrato di tutte le parti della personalità, comprese le ombre e le potenzialità inespresse. Non diventi illuminato immaginando figure di luce, ma rendendo conscia l'oscurità. Jung enfatizza che il vero percorso verso l'illuminazione e la crescita personale richiede di confrontarsi con e integrare le parti oscure e nascoste della nostra psiche. Jung sosteneva che l'individuazione non è solo un obiettivo, ma un viaggio continuo che dura tutta la vita. Durante questo percorso, una persona affronta vari archetipi e simboli presenti nell'inconscio collettivo, esplora le proprie ombre, gli aspetti nascosti e spesso rifiutati della personalità, e integra queste scoperte nel proprio io cosciente. Questo permette una crescita personale profonda, un senso di completezza e un equilibrio interno. Fino a che non renderai inconscio il conscio, esso dirigerà la tua vita e lo chiamerai destino. Qui, Jung parla della necessità di portare alla luce e comprendere i contenuti inconsci per evitare che influenzino negativamente la nostra vita in modo incontrollato. Relazionare il concetto di individuazione all'esperienza di giocare a solitario può sembrare insolito, ma offre un'interessante metafora. Giocare a solitario è un'attività solitaria, spesso usata per riflettere e meditare. Durante il gioco, il giocatore deve affrontare e risolvere una serie di sfide che richiedono concentrazione, pazienza e strategia. Questo può essere visto come un'analogia del processo di individuazione, dove l'individuo deve confrontarsi con le proprie difficoltà interne e trovare modi per superarle. In solitario, ogni mossa sbagliata può portare a un vicolo cieco, proprio come nella vita reale, dove le decisioni impulsive o la mancanza di introspezione possono impedire la crescita personale. Tuttavia, ogni partita persa offre l'opportunità di imparare, migliorare e tentare di nuovo, riflettendo l'importanza del continuo autoesame e della perseveranza nel percorso di individuazione. Chi guarda fuori, sogna. Chi guarda dentro, si sveglia. Sottolinea l'importanza dell'introspezione per raggiungere una comprensione più profonda di se stessi e iniziare il processo di individuazione. Il gioco richiede inoltre una certa dose di introspezione. Mentre si gioca a solitario, si può essere portati a riflettere sui propri pensieri e sentimenti, creando uno spazio mentale per l'autoriflessione. Questo spazio può facilitare il riconoscimento delle proprie ombre e la comprensione dei propri schemi di comportamento, elementi cruciali nel processo di individuazione. Infine, completare una partita di solitario può dare un senso di realizzazione e soddisfazione personale, simile al senso di compimento che si può provare durante le fasi avanzate del processo di individuazione. Entrambi implicano la capacità di affrontare e superare sfide personali, e di emergere più forti e più consapevoli di sé. Il privilegio di una vita è diventare chi veramente sei. Questa citazione riflette l'obiettivo finale dell'individuazione, realizzare e diventare la versione più autentica e completa di se stessi. In sintesi, il concetto di individuazione di Jung e l'esperienza di giocare a solitario condividono temi di introspezione, confronto con le difficoltà e crescita personale. Ambedue richiedono un viaggio interiore di scoperta e integrazione, portando a una maggiore consapevolezza di sé e a una realizzazione personale più profonda. La cosa più terrificante è accettarsi completamente. Carl Jung ha affermato allo stesso momento che la solitudine è pericolosa e può diventare una dipendenza. Una volta scoperto il regno che essa offre, si perde il desiderio di interagire con le persone. Spesso, la solitudine è percepita come una peculiarità della personalità, soprattutto da coloro che non riescono ad adattarsi alle norme sociali. Questi individui possiedono qualità che li rendono distanti dalla conformità. In numerosi casi, tali persone vedono la solitudine come una caratteristica distintiva della loro personalità poiché trovano difficoltà a connettersi con gli altri.
La solitudine è avvolta in un'aura di mistero, e chi la sceglie spesso è poco compreso dagli altri. La solitudine ha una cattiva fama, gran parte della nostra felicità deriva dalle relazioni interpersonali, è vero, ma queste possono anche essere fonte di sofferenza. Per qualcuno che ha vissuto esperienze dolorose, la solitudine può essere una scelta preferibile alla compagnia. Nella propria stanza, senza compromessi, si può organizzare tutto a proprio piacimento. La dolce gioia di non dover sopportare altre persone può arricchire la vita in molti modi, ma può anche essere una fonte di profondo dolore. Le relazioni umane sono uno scambio complesso, più interagiamo, più ci confrontiamo con i lati oscuri dell'umanità. Questo può allontanarci dall'umanità stessa, riducendo lo stress associato alla tossicità delle persone arroganti, disoneste e scostanti. Non sorprende che il saggio taoista Chuang Tzu abbia rifiutato il potere, preferendo vivere in pace con la natura. Vivere da soli in una capanna, vicino al fiume, offre il piacere di essere soli, senza compromessi. Si può esprimere la propria opinione, senza i limiti della correttezza politica e indulgere, negli hobby più strani, senza preoccuparsi del giudizio altrui. La solitudine ci protegge dalle influenze esterne, permettendoci di concentrarci su noi stessi e sui nostri desideri. Se sei arrivato qui, ti ringrazio e ti invito a non abbandonare. Rimarrai sorpreso a scoprire quali sono le proiezioni della nostra ombra, ma soprattutto, come combattere. Diverse tradizioni religiose, come il buddismo, considerano la solitudine una pietra angolare della vita sociale e dell'illuminazione spirituale. Carl Jung, Jean-Jacques Rousseau e Henry David Thoreau, come i testi buddisti, hanno riconosciuto il valore della solitudine, sottolineando che gli attaccamenti sociali possono favorire la vita spirituale, poiché le aspettative sociali possono diventare un fardello. Il piacere sensuale, seppur piacevole all'inizio, può portare alla sofferenza. La costante interazione con gli altri ci impedisce di dedicarci a pratiche spirituali come la meditazione e l'autoriflessione. La solitudine permette di prendere le distanze da un mondo rumoroso e conformista, offrendo una visione più chiara della nostra esistenza. I saggi taoisti e filosofi come Emerson e Nietzsche celebrano la solitudine come un mezzo per abbracciare la nostra individualità e riflettere su come vivere autenticamente. Una vita sociale vivace può essere divertente, ma spesso compromette il tempo dedicato alla crescita spirituale. Essere parte di un gruppo può fornire un senso di comunità, ma può anche limitare l'autenticità e l'individualità. L'interazione sociale ha un prezzo, a volte molto alto, ma anche la solitudine ha il suo costo. L'isolamento prolungato può essere dannoso, specialmente per chi desidera l'interazione, ma trova difficoltà a ottenerla. Il desiderio di solitudine e di compagnia è un equilibrio dinamico, che richiede autoriflessione e adattamento costante. In conclusione, sia che cerchiamo l'illuminazione spirituale, una connessione profonda con la natura o un allontanamento dai valori tradizionali, la solitudine può essere un compagno straordinario. Tuttavia, è fondamentale trovare un equilibrio che rispecchi i nostri bisogni e desideri in ogni momento della vita. L'incontro di due personalità è come il contatto di due mondi interiori. Se c'è una relazione vera, ciascuno si arricchisce della scoperta dell'altro. Questa citazione evidenzia come una relazione autentica possa portare a una maggiore comprensione e arricchimento reciproco, attraverso la scoperta delle profondità dell'altro, concetto che sta alla base di un vero rapporto di amicizia, di coppia o semplicemente con la comunità. Depressione. Carl Jung, noto come uno dei più grandi psichiatri della storia, aveva una visione molto critica riguardo all'uso dei farmaci terapeutici per trattare disturbi come l'ansia e la depressione. A suo avviso, questi farmaci spesso non sono efficaci nel curare realmente le persone. Invece, tendono a diventare una sorta di stampella su cui i pazienti fanno affidamento per tutta la vita, senza mai affrontare le radici profonde dei loro problemi.
Jung sosteneva che molti dei casi di ansia e depressione non derivano da difetti intrinseci del cervello, come molti medici comuni credono e come spesso viene propagandato. Al contrario, Jung credeva che questi disturbi siano più spesso il risultato di uno stile di vita difettoso. Il suo approccio al trattamento quindi non cominciava con la prescrizione di farmaci, ma con una dose di conoscenza psicologica. Un elemento chiave di questa conoscenza era aiutare le persone a rivedere le loro aspettative sulla vita. Molte persone vivono con l'illusione che la vita dovrebbe essere facile e che la sofferenza dovrebbe essere minima. Jung, però, era molto chiaro su questo punto: la vita non è facile. Le difficoltà sono inevitabili e, in effetti, sono necessarie per la salute psicologica. Accettare questo fatto ci pone su un terreno solido da cui possiamo iniziare a cambiare. Quando riconosciamo che la vita è difficile, ci rendiamo conto che solo attraverso il rafforzamento del nostro carattere possiamo sperare di vivere una buona vita. Al contrario, se continuiamo a credere che la vita dovrebbe essere facile, restiamo meno motivati a superare le nostre debolezze, aspettandoci erroneamente che le cose diventino più facili col tempo. Ombra. Un altro concetto fondamentale nel metodo di Jung è l'idea dell'ombra. L'ombra, secondo Jung, rappresenta quegli aspetti del nostro carattere che rifiutiamo e nascondiamo nel nostro inconscio a causa della vergogna, dell'insicurezza o della censura. È la parte della nostra personalità che cerchiamo di nascondere sia agli altri che a noi stessi. Affrontare l'ombra è cruciale perché, se neghiamo questi lati oscuri, perdiamo il controllo su come e quando si manifestano. Al contrario, riconoscendo un difetto di carattere, possiamo imparare a controllare l'espressione e minimizzare il danno che causa nella nostra vita. Jung spiegava che tutto ciò che è conscio può essere corretto, mentre ciò che rimane inconscio sfugge al controllo e può degenerare. Oltre alle debolezze, Jung sottolineava che l'ombra contiene anche elementi di forza che reprimiamo perché ci è stato insegnato, erroneamente, che sono cattivi. Per esempio, alcune persone reprimono la capacità di esprimere rabbia o di difendersi. Prendere consapevolezza dell'ombra significa anche accedere a queste qualità che possono rivitalizzare e abbellire la nostra esistenza. Spesso, queste caratteristiche emergono in modo inconsapevole, attraverso proiezioni su altre persone. La proiezione avviene quando attribuiamo, agli altri, i nostri difetti e paure, che non vogliamo riconoscere in noi stessi. È un meccanismo di difesa comune che utilizziamo, per evitare di affrontare le parti meno desiderabili del nostro essere. Quando ti trovi a giudicare duramente qualcun altro, devi chiederti se stai inconsciamente proiettando i tuoi tratti indesiderati. Momenti in cui reagisci con forza e impulsivamente possono rivelare molto sulla tua ombra. Se una situazione ti irrita oltre misura, è probabile che tu stia proiettando un tratto che non vuoi accettare come parte di te. Identificare e analizzare queste reazioni ti permette di fare un passo indietro e osservare te stesso con maggiore obiettività. Scrivere i tuoi sentimenti ed esperienze può essere altrettanto efficace. Creare una lista delle tue reazioni e dei possibili tratti dell'ombra può fare miracoli per la tua consapevolezza. Immagina di creare una brochure di te stesso, non per promuovere i tuoi punti di forza, ma per elencare i tuoi difetti peggiori e le tue cattive abitudini. Questo esercizio, sebbene difficile e potenzialmente doloroso, può rivelarsi estremamente utile. Ti costringe a confrontarti con la tua ombra e a vedere te stesso in modo più completo e onesto. Per vivere in armonia con la tua ombra, è necessario accettare senza giudizio i tratti meno desiderabili del tuo carattere. Questo significa riconoscere che puoi essere pigro, insicuro o eccessivamente sensibile, senza cercare immediatamente di cambiare questi aspetti. L'accettazione totale di te stesso è un processo che richiede tempo e impegno, ma è fondamentale per una vita autentica e soddisfacente. Infine, Jung riteneva essenziale che le persone trovassero un senso nella loro vita.
quando si è intrappolati in una profonda depressione o consumati dall'ansia, per essere curati è necessario scoprire un ruolo come partecipanti nel grande dramma della vita. In un incontro con un capo della tribù Pueblo, Jung capì quanto fosse importante per queste persone sentirsi parte di un compito sacro: aiutare il sole a sorgere ogni giorno. Questa visione del mondo dava loro un senso di scopo e significato che li proteggeva dalle nevrosi, dall'ansia e dalla depressione che affliggono il mondo moderno. Jung non suggeriva che tutti dovessero adottare la mitologia Pueblo, ma piuttosto che molte persone soffrono perché conducono vite prive di significato. Il compito, per chi vuole liberarsi dall'ansia o dalla depressione, è trovare un senso alla propria esistenza. Questo può essere attraverso la religione, il contributo a valori come la giustizia e la libertà, o attraverso l'atto creativo. Ognuno deve trovare il proprio modo di giocare un ruolo significativo nel dramma divino della vita. Per chi riesce in questo compito, li attende una vita piena e significativa, mentre chi non ci riesce potrebbe trascorrere anni di sofferenza e ricerca compulsiva. In sintesi, Jung ci invita a confrontarci con le difficoltà inevitabili della vita, a riconoscere e integrare le nostre ombre, e a trovare un significato profondo e personale alla nostra esistenza. Solo così possiamo sperare di superare realmente l'ansia e la depressione, e vivere una vita autenticamente realizzata. Per oggi, grazie e alla prossima.